Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare la sciarpella. L'ho chiamata così perché è un incrocio tra una sciarpa, uno scialle, una mantella e quindi sciarpella. La forma della sciarpella è questa, quindi ha una forma a L. Queste sono le cadute e questo è il triangolo che finisce dietro la schiena o davanti a seconda di come la portiamo. Nel tutorial vediamo tutto lo schema, ne vediamo una sezione e poi questa sezione si ripete per tutta l'ampiezza della sciarpella che volete. Inizieremo montando le catenelle iniziali e poi svolgendo tutto il lavoro. Le catenelle iniziali devono essere multiplo di 10, quindi per esempio nel mio caso 270 più 3. La mia sciarpella ha le cadute lunghe 86 cm, quindi per ottenere una caduta e anche l'altra di 86 cm ho montato 270 catenelle più 3. Lo schema si ripete, quindi vedremo insieme come fare il punto fantasia, questo, vedremo insieme come fare le nervature e poi ripetiamo lo stesso schema per tutte le volte che vogliamo. E poi alla fine, per esempio, io ho finito con 4 righe di punto fantasia e così termina la mia sciarpella. Il punto è semplice e divertente da lavorare, quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno il filato prescelto, io ho utilizzato questo filato, è 50% cotone, 50% poliacrilico, sono 200 grammi per circa 800 metri di filato. E in etichetta è raccomandato per ferri da 2,5 o 3,5. Utilizzerò un uncinetto da 4 mm e uno da 4,5 per montare le catenelle iniziali. Poi ci servirà un ago da lana e una forbice. Quando lavoriamo ad uncinetto è importante che lavoriamo in maniera morbida, quindi scegliete un filato e un uncinetto che vi diano un risultato morbido. Per ottenere questa sciarpella con le misure che vi ho dato ho utilizzato tutto un gomitolo da 200 grammi. Per realizzare la mia sciarpella io utilizzo l'uncinetto da 4 mm. Vi consiglio per montare le catenelle iniziali di utilizzare un uncinetto di mezza misura più grande, quindi nel mio caso da 4,5 mm. Cominciamo lavorando un nodino iniziale e quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, lo passiamo sotto e lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E iniziamo lavorando una striscia di catenelle multipla di 10 più 3, quindi multiplo di 10, per esempio 20, 40, 100, 200 e alla fine aggiungiamo 3 catenelle. 1, 2. Per esempio io ho lavorato 23 catenelle e mettiamo un marker nella catenella centrale, che per esempio per me è la 12ª. Ora che abbiamo lavorato le catenelle possiamo passare all'uncinetto che utilizzeremo per tutto il lavoro. Cominciamo lavorando un mezzo punto alto e lo sostituiamo con 2 catenelle ed ora lavorando dalla quarta catenella dall'uncinetto e sul filetto dietro, quindi girando le catenelle vediamo che c'è un filetto qui dietro che corre, lavoreremo in questo filetto, lavoriamo un mezzo punto alto in ogni punto. Se non vi piace lavorare nel filetto dietro, lavorate come siete abituate. Lavoriamo un mezzo punto alto fino al punto precedente il marker. Siamo arrivati al punto precedente il marker e qui lavoriamo una diminuzione doppia, quindi entreremo nei 3 punti successivi per fare una diminuzione doppia. Filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo punto, portiamo fuori il filo. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto centrale, filo sull'uncinetto ed entriamo anche nel punto successivo. Ed ora chiudiamo tutto assieme. E ricominciamo a lavorare un mezzo punto alto in ogni punto fino alla fine della riga. E questo è il risultato. Queste sono le catenelle iniziali e abbiamo lavorato la riga di mezzi punti alti.
Ed ora vediamo come fare le 2 righe che compongono il punto fantasia. Lavoriamo 2 catenelle per riportarci all'altezza delle catenelle iniziali e un punto bassissimo nella prima catenella, quindi quella in cui abbiamo lavorato l'ultimo mezzo punto alto. Ed ora la prima riga del punto fantasia la lavoriamo sulle catenelle iniziali. Se avete lavorato nel filetto dietro vi risulteranno queste catenelle sotto, se invece avete lavorato in un altro filo, qui troverete 1 o 2 fili delle catenelle iniziali e lavorate in quei fili. Iniziamo la riga con un punto alto ed essendo il primo lo sostituiamo con 3 catenelle. Lavoriamo 3 punti alti nel punto successivo, quindi non in questo, nel successivo. 1, 2, 3 e la ripetizione che ripeteremo fino al centro è saltiamo 3 punti di base, 1, 2, 3 e nel quarto lavoriamo un punto alto, 3 catenelle e nel punto successivo 3 punti alti. 1, 2, 3. E ripetiamo così, saltiamo 3 punti e lavoriamo un punto alto, 3 catenelle, 3 punti alti nel punto successivo. Lavorate tutte le ripetizioni che dovete lavorare per arrivare al centro, saltiamo gli ultimi 3 punti, 1, 2, 3 e nel quarto lavoriamo un punto alto. Lavoriamo 3 catenelle, togliamo il marker e nel punto centrale lavoriamo un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, 3 catenelle e un punto alto. E nel punto centrale rimettiamo il marker, quindi nel punto abbiamo lavorato 3 punti, in quello centrale rimettiamo il marker. E cominciamo a lavorare l'altra metà della riga in maniera speculare, quindi lavoriamo 3 catenelle, un punto alto nel prossimo punto, e cominciamo con le ripetizioni. In questo caso saltiamo 3 punti, 1, 2, 3 e nel quarto lavoriamo 3 punti alti, 2, 3, lavoriamo 3 catenelle e nel punto successivo lavoriamo un punto alto. E continuiamo così, saltiamo 3 punti di base, lavoriamo 3 punti alti, 3 catenelle e nel punto successivo un punto alto. Terminato il numero di ripetizioni che dobbiamo lavorare, saltiamo 3 punti, 1, 2, 3 e nel quarto lavoriamo 3 punti alti. 1, 2, 3. E nell'ultimo punto lavoriamo un punto alto. L'ultimo punto in questo caso è l'ultima catenella che avevamo lavorato delle catenelle iniziali. E questo è il risultato dopo la prima riga del punto fantasia. Ed ora vediamo la seconda. Giriamo il lavoro, lavoriamo un punto alto ed essendo il primo lo sostituiamo con 3 catenelle, lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e nel primo punto lavoriamo un punto alto. Ed ora la ripetizione che ripeteremo fino al centro è
Nell'archetto, quindi in ogni archetto, lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3, 3 catenelle, un punto alto. E ripetiamo così, in ogni archetto lavoriamo 3 punti alti, 3 catenelle, un punto alto. Arrivati all'archetto prima del punto centrale, lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3, 3 catenelle e un punto alto nel punto centrale. Riposizioniamo il marker e lavoriamo l'altra metà della riga in maniera speculare, quindi 3 catenelle, 3 punti alti nel prossimo archetto, 1, 2, 3, ed ora la ripetizione che ripeteremo in ogni archetto è un punto alto, 3 catenelle e 3 punti alti, 1, 2, 3. E ripetiamo in ogni archetto un punto alto, 3 catenelle, 3 punti alti. Lavorate tutte le ripetizioni che dobbiamo lavorare nell'ultimo punto, quindi in questo caso nella terza delle 3 catenelle che avevamo lavorato, lavoriamo un punto alto, 3 catenelle, un punto alto. E questo è il risultato lavorando le 2 righe del punto fantasia. Ed ora si tratta solo di ripetere la riga 1, la riga 2, la riga 1, la riga 2 per tutte le volte che vogliamo fino a prima della prima nervatura. Rivediamo insieme come lavorare la riga 1, perché in questo caso l'abbiamo lavorata su una riga di punti e qui invece adesso vediamo come lavorarla sulla riga di punto fantasia. Quindi per la riga 1 del punto fantasia, quando lavoriamo sul punto fantasia, lavoriamo un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle, 3 punti alti nel primo archetto, 2, 3 e la ripetizione che ripetiamo in ogni archetto è un punto alto, 3 catenelle, 3 punti alti, 1, 2, 3 e ripetiamo così in ogni archetto fino a metà della riga. Lavoriamo un punto alto, 3 catenelle, 3 punti alti e arrivati all'ultimo archetto prima del punto centrale lavoriamo un punto alto e 3 catenelle. Togliamo il marker e nel punto centrale lavoriamo un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, 3 catenelle e un punto alto. Rimettiamo il marker nel punto centrale e ricominciamo a lavorare. 3 catenelle, un punto alto nel prossimo archetto e la ripetizione che ripetiamo fino alla fine della riga è lavorando in ogni archetto 3 punti alti, 1, 2, 3
3 catenelle e un punto alto. E ripetiamo in ogni archetto 3 punti alti, 3 catenelle, un punto alto. Lavorate tutte le ripetizioni che dobbiamo lavorare, nell'ultimo archetto lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3 e un punto alto nel primo punto alto, che in questo caso sono le 3 catenelle, quindi puntiamo nella terza delle 3 catenelle. E andiamo avanti così, ripetendo la riga 1 e la riga 2 per tutte le volte che vogliamo fino alla prima nervatura. Lavorato il numero di ripetizioni desiderate, quindi io per esempio in questo caso ho ripetuto solo 2 volte il punto fantasia, vediamo come fare le 2 righe della nervatura. Giriamo il lavoro e nel primo punto lavoriamo 2 punti alti, il primo lo sostituiamo con 3 catenelle e quindi il secondo anche lo lavoriamo nel primo punto. In questa riga lavoriamo in ogni archetto un mezzo punto alto e un punto alto sopra ogni punto alto, quindi 4 punti alti. 1, 2, 3, 4 e andiamo avanti così, un mezzo punto alto nell'archetto e un punto alto sopra ogni punto alto, un mezzo punto alto nell'archetto e arrivati al punto centrale, nel punto centrale lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3. Riposizioniamo il marker nel punto centrale, quindi in quello in mezzo dei 3 lavorati, e riniziamo a lavorare dall'altra parte allo stesso modo, un mezzo punto alto negli archetti e un punto alto sopra ogni punto alto. Un mezzo punto alto nell'ultimo archetto e 2 punti alti nell'ultimo punto alto, quindi nella terza catenella, 1 e 2 punti alti. E questo è il risultato. Giriamo il lavoro, lavoriamo un mezzo punto alto e lo sostituiamo con 2 catenelle ed ora, partendo dal punto successivo, in questa riga lavoriamo punti alti presi davanti, quindi vuol dire che entro da davanti e prendo tutto il corpo del punto della riga precedente e lavoro un punto alto. Un punto alto in ogni punto, anche sui mezzi punti alti. Prendo tutto il corpo del punto e lavoro un punto alto. E continuiamo così, un punto alto preso davanti in ogni punto fino al centro. E nel punto centrale, quello con il marker, lavoriamo un punto alto preso davanti, una catenella, un punto alto preso davanti, una catenella e un terzo punto alto preso davanti. E ricominciamo a lavorare tutto il resto della riga lavorando un punto alto preso davanti in ogni punto. E nell'ultimo punto della riga, quindi le 3 catenelle, lavoriamo un mezzo punto alto. E questo è il risultato, però in questo caso il dritto è dall'altra parte. E questo è tutto lo schema. Ora si tratta solo di ripetere. L'ultima cosa che vi mostro è come lavorare la riga 1 del punto fantasia sopra questa riga, soprattutto qui al centro. Lavoriamo un punto alto nel primo punto, quindi 3 catenelle, e nel punto successivo lavoriamo 3 punti alti. Quindi prendiamo normalmente
3 punti nello stesso punto. E la ripetizione che ripetiamo fino al centro è salto 3 punti, 1, 2, 3 e nel quarto lavoriamo un punto alto, 3 catenelle e nel punto successivo 3 punti alti. 1, 2, 3. E ripetiamo così fino al centro. Saltiamo 1, 2, 3 punti, lavoriamo un punto alto, 3 catenelle e nel punto successivo 3 punti alti. E una volta lavorate tutte le ripetizioni arriviamo al centro, quindi saltiamo 1, 2, 3 punti e nel quarto lavoriamo un punto alto. Il quarto è una catenella e quindi il punto alto lo lavoriamo in questo piccolo archetto. Un punto alto, 3 catenelle e nel punto centrale togliamo il marker e lavoriamo un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, 3 catenelle, un punto alto. E ripetiamo dall'altra parte, 3 catenelle, un punto alto nell'archetto di una catenella, qui, e riprendiamo a lavorare le ripetizioni, quindi saltiamo 3 punti e nel quarto lavoriamo 3 punti alti, catenelle e nel punto successivo un punto alto. E ripetiamo fino alla fine della riga, saltando 3 punti e nel quarto 3 punti alti, 3 catenelle, nel successivo un punto alto. Lavorate tutte le ripetizioni, terminiamo la riga, saltiamo 1, 2, 3 punti e nel quarto lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3 e un punto alto nell'ultimo punto, quindi nella seconda delle 2 catenelle. Ed ora si tratta solo di ripetere. Abbiamo lavorato insieme, diciamo, fino a qui ed ora ripetiamo. Io per la mia sciarpella ho lavorato 3 volte il punto fantasia, quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2 e poi le nervature. E l'ho ripetuto per 3 volte. E alla fine ho lavorato 4 righe di punto fantasia, quindi 1, 2, 1, 2. Ogni quanto mettere le nervature o se metterle è una cosa che decidete voi. L'unica cosa da ricordare è che dobbiamo rispettare l'1-2, quindi il numero di righe di punto fantasia deve essere pari. Questa sciarpella si può utilizzare veramente in un sacco di modi. Possiamo usarla con le cadute che cadono appunto davanti e il triangolo dietro. Possiamo usarla come una keffia, quindi col triangolo davanti e arrotolata sul collo come una sciarpa. Possiamo utilizzarla come una stola. Possiamo utilizzarla con la punta che cade su un lato, quindi su una spalla, e in tutti gli altri modi che ci vengono in mente. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo progetto vi sia piaciuto. Non vedo l'ora di vedere tutte le vostre sciarpelle. Vi raccomando di utilizzare un filato morbido e un uncinetto adeguato al filato in maniera da ottenere un risultato bello fluente, in maniera che non sia rigido. Spero vi divertiate a realizzare queste sciarpelle, non vedo l'ora di vedere tutte le vostre foto sulla mia pagina Facebook o in Instagram e di leggere i vostri commenti qui sotto.
Come sempre vi ringrazio moltissimo di aver seguito anche questo video insieme a me. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ed io come sempre vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!